Salve, viandanti del futuro. Mi chiamano Ulisse, figlio di Laerte, re di Itaca. So che vi trovate in un luogo chiamato Internet, una terra sconosciuta per me. Ma non temete, poiché sono abituato a navigare in mari sconosciuti e a confrontarmi con l'ignoto. Mi dicono che qui, in questo vostro strano tempo, siete abituati a storie brevi e fugaci. Ma vi avverto, la mia storia non è per i deboli di cuore. È una storia di avventure, di mostri, di dei e di uomini. Una storia che ha attraversato il tempo. Per ora mi limiterò a raccontarvi la mia dipartita. Ma se volete conoscere le mie avventure, fate sì che le vostre parole mi giungano. Ah, sì, l'autore mi corregge. Lasciatemi un messaggio. Come? Non ne ho idea, ma voi lo dovreste sapere. Sono nato nell'isola di Itaca, una terra di montagne e mari, dove il sole splende forte e il vento canta canzoni antiche che rievocano le imprese epiche dei miei predecessori. Mio padre, Laerte, era un re saggio e giusto, e mia madre, Anticlea, una donna di rara bellezza e forza d'animo. A dire il vero, discendo direttamente da Giove, in quanto il padre di mio padre, Arcesio, era figlio di Giove. Da bambino correvo tra le colline di Itaca, la mia isola. Cacciavo con i miei amici e ascoltavo le storie degli anziani, storie di eroi e mostri, di dei e mortali. E sapevo, nel profondo del mio cuore, che un giorno avrei avuto anche io le mie storie da raccontare. Vivevo in un'epoca in cui noi non ci definivamo greci. No, eravamo chiamati. E ci definivamo noi stessi elleni, un popolo fiero e coraggioso che viveva in piccole città-stato sparse in una terra di montagne e mari. Era un'epoca di eroi, di guerre e di avventure. Un'epoca in cui gli dei camminavano tra gli uomini e decidevano il destino di intere città. Ma non sono qui per parlare di dei o di guerre. Sono qui per raccontarvi la mia storia. La storia di un uomo che ha sfidato il destino e ha navigato verso l'ignoto. E vi avverto, la mia non è una storia breve. Ma se avete il coraggio di ascoltare e lo vorrete, vi prometto che non rimarrete delusi. Per questa volta mi limiterò a raccontarvi la mia dipartita, l'ultimo periodo della mia intensa ed avventurosa vita. Le mie avventure sono innumerevoli e molte sono le storie che potrei raccontarvi. Ma cercherò di condensare le imprese più memorabili, quelle che hanno segnato il mio spirito e il mio destino. Iniziamo dal principio, dalla guerra di Troia, uno dei tanti eroi che combatté in quella battaglia epica. E fu lì che ideai il famoso cavallo di Troia, un ingegnoso stratagemma che portò alla caduta della grande città. Ma non fu solo un trionfo strategico. Fu una dimostrazione della potenza dell'ingegno umano contro la forza bruta. Dopo la caduta di Troia, iniziai il mio lungo viaggio di ritorno a Itaca. Ma gli dei avevano in serbo per me prove ben più grandi di quelle affrontate in guerra. La prima fu l'incontro con i lotofagi, un popolo che viveva mangiando i fiori del loto, che facevano dimenticare la propria terra e i propri cari. Fu difficile resistere alla tentazione di quel dolce oblio, ma la mia determinazione a tornare a casa fu più forte di qualsiasi incantesimo. Poi ci fu l'isola del ciclope Polifemo. Lì la mia astuzia e la mia capacità di pensare rapidamente mi salvarono la vita. Con un inganno riuscii a sfuggire alla furia del gigante, ma non senza conseguenze. La sua maledizione mi perseguitò per anni, attirando su di me l'ira di Poseidone. Le sirene furono un'altra prova. Creature dal canto irresistibile, che attiravano i marinai verso la loro rovina. Ma ero preparato. Mi feci legare all'albero maestro della mia nave e ordinai ai miei uomini di tapparsi le orecchie con cera. Così, pur sentendo il loro canto seducente, non potei cedere alla tentazione. L'isola di Circe, la maga, fu un altro ostacolo. Trasformò i miei compagni in maiali. E solo grazie all'aiuto del dio Hermes riuscii a resistere ai suoi incantesimi e a liberare i miei uomini. Ma Circe non fu solo un nemico. Divenne anche un alleato, aiutandomi a prepararmi per le sfide future. La discesa nell'Ade fu forse la prova più difficile. Lì vidi le ombre dei miei compagni caduti e parlai con il profeta Tiresia, che mi rivelò ciò che mi aspettava nel mio viaggio. Fu un momento di profonda riflessione, in cui compresi il vero significato della vita e della morte. Ma non tutte le mie avventure furono piene di pericoli. Ci fu un momento di pace e amore sull'isola di Calipso.
dove fui trattenuto per 7 anni. Anche se Calipso mi offrì l'immortalità e un amore eterno, il mio desiderio di tornare a Itaca e rivedere mia moglie Penelope e mio figlio Telemaco fu più forte di qualsiasi tentazione. Quando finalmente approdammo alle coste di Itaca, il mio cuore era colmo di emozioni contrastanti. La gioia di rivedere la mia terra natale, il luogo dove avevo trascorso la mia infanzia e dove avevo lasciato la mia famiglia, si mescolava all'ansia per ciò che avrei trovato. 10 anni erano passati da quando avevo lasciato Itaca per combattere a Troia, e altri 10 erano trascorsi nel mio tormentato viaggio di ritorno. 20 anni in totale. Una vita intera. I miei compagni, quelli che erano rimasti, condividevano le mie stesse emozioni. Alcuni erano ansiosi di rivedere le loro famiglie, altri temevano ciò che avrebbero trovato, ma tutti eravamo uniti dal desiderio di tornare a casa. Ogni avventura, ogni prova mi ha insegnato qualcosa. Ho imparato l'importanza dell'astuzia e dell'intelligenza, ma anche del coraggio e della determinazione. Ho compreso il valore dell'amore e della famiglia e ho capito che la vera grandezza non sta nelle imprese eroiche, ma nella capacità di rimanere fedeli a se stessi e ai propri ideali. Tornato a Itaca, notai che la mia isola era cambiata. Era infestata dai proci, pretendenti alla mano di mia moglie, convinti che fossi morto. Con l'aiuto di Telemaco e di alcuni fedeli compagni, riuscii a sconfiggerli e a riprendere il mio posto come re di Itaca. Quando mettemmo piede sull'isola, il paesaggio mi sembrò allo stesso tempo familiare e straniero. Le colline, le spiagge, gli alberi, tutto era come lo ricordavo, eppure tutto era cambiato. Era come se avessi guardato un vecchio ritratto di me stesso, riconoscendo i tratti del viso, ma vedendo anche i segni del tempo. Ma, come ho detto prima, la vera sorpresa fu quando entrai nel mio palazzo. Era infestato dai proci, giovani nobili che corteggiavano mia moglie Penelope, convinti che fossi morto. La rabbia e l'indignazione mi pervasero. Come avevano osato? Come avevano potuto pensare di prendere il mio posto, di sedersi sul mio trono, di corteggiare mia moglie? Sapevo che non potevo affrontarli da solo. Così, con l'aiuto di mio figlio Telemaco e di alcuni fedeli compagni, elaborai un piano. Mi travestii da mendicante e entrai nel palazzo, osservando e ascoltando, cercando di capire la situazione. Le emozioni che provai in quei giorni sono difficili da descrivere. La gioia di rivedere Penelope, anche se non potevo rivelarle la mia vera identità. L'orgoglio per mio figlio Telemaco, che era cresciuto e diventato un giovane uomo coraggioso e determinato. Ma anche la rabbia e la frustrazione per la situazione in cui mi trovavo. I miei compagni condividevano le mie stesse emozioni. Alcuni erano furiosi per l'arroganza dei proci, altri erano preoccupati per la nostra sicurezza, ma tutti eravamo determinati a riprendere ciò che era nostro. E così, dopo giorni di preparazione, venne il momento della resa dei conti. Con l'aiuto di Atena, la dea della saggezza, riuscimmo a sconfiggere i proci e a riprendere il controllo del palazzo. Fu una vittoria dolce e amara. Ero tornato a casa, avevo ripreso il mio posto come re di Itaca, ma a un prezzo molto alto. Molti dei miei compagni erano morti e la mia isola era stata profondamente segnata dalle azioni dei proci. Ma nonostante tutto ero grato per essere tornato a casa, per aver ritrovato la mia famiglia, per aver avuto l'opportunità di ricominciare, e sapevo che, nonostante le difficoltà, Itaca sarebbe tornata a fiorire sotto la mia guida. Ora, prendetevi un attimo per riflettere su ciò che avete sentito. Nel prossimo racconto vi porterò con me attraverso le sfide più grandi e i momenti più oscuri. Attendete con pazienza, perché il nostro viaggio insieme è ancora lungi dall'essere concluso. Invito l'autore Fabrizio a concludere la mia storia se non vuole che mi presenti a casa sua con mio figlio e fargli fare la stessa fine dei proci. Vi aspetto per la parte conclusiva, dove vi racconterò la mia impresa più grande che ha coinciso anche con la mia dipartita. Vi aspetto.